oggi brevissimo video in compagnia di mia moglie, eccola qua. Su che argomento? In realtà su un obiettivo che mi ha accompagnato per un sacco di tempo e con cui ho fatto delle foto secondo me veramente belle, e che è uno dei meno apprezzati della linea di Sony, ed è questo 28-60, un obiettivo 4-5-6 da 150 grammi, che io uso moltissimo per fare fotografie di viaggio. Queste fotografie generalmente è una fotografia che non ha bisogno di grandi aperture, ecco perché, anche se un 4-5-6 in generale non mi crea particolari problemi, è estremamente leggero, ma alla fine del video capiremo perché. Forse, dipende da tante cose, forse lo venderò. Io, più che spiegarvi che è un obiettivo assolutamente valido, che praticamente non ha distorsione su qualsiasi focale, che è un obiettivo estremamente leggero e che è un obiettivo che secondo me semplicemente non è stato capito, vorrei che poi la scelta, capire se effettivamente è un obiettivo per voi, lo facciate dopo aver visto le foto che ora passerò in rassegna. Queste sono tutte foto che ho fatto io durante i miei viaggi con questo obiettivo e credo che rendano molto bene l'idea di un obiettivo comunque estremamente valido. Bene, ora che avete visto queste foto, quello che possiamo dire è che effettivamente capisco che per alcuni generi di fotografia non sia un obiettivo adeguato. Certamente per chi fa, non lo so, per esempio ritratti,
il fatto che sfochi poco perché appunto è molto chiuso potrebbe essere un problema per chi fa fotografia notturna, nonostante gli altissimi ISO che possono gestire le Sony. Potrebbe non essere l'obiettivo giusto per chi fa video zoomando mentre fa il girato. Chiaramente forse non è perfetto perché lo zoom è un po' duro e quindi verrebbe come un video un po' a scatti, quindi conviene utilizzare questo obiettivo solo per fare video senza cambiare focale. Scegliete una focale e continuate a girare, la messa a fuoco è comunque buonissima, quindi insomma in generale è un gran bell'obiettivo che pochi hanno capito. Probabilmente chi vede questo obiettivo sulla mia macchina, che è una 7C2, era l'obiettivo che avevo sulla 7C, forse gli sembrerà strano perché davanti io tengo uno step down da 58 mm ai suoi che sono 40,5. Questo perché in generale io ho quasi tutti gli obiettivi 58 e comunque ci sta, come vedete, benissimo. Se io chiudo, ve lo faccio vedere, guardate, se io lo chiudo vedete che anche il 58 sembra il suo, proprio non c'è gap, niente. Ok, ora detto questo, come vi ho detto, questo obiettivo, nonostante sia un obiettivo che io ho usato moltissimo, con cui ho fatto delle foto secondo me veramente molto belle, certo questo lo devono dire gli altri più che me stesso, vi faccio vedere perché probabilmente lo venderò. Lascio un attimo la macchina e vi faccio vedere cosa mi sono comprato. Ecco qua la mia nuova lente, il 24-50 di serie G di Sony, che se provandolo vedrò che è effettivamente un obiettivo che può essermi utile, probabilmente sostituirà il 28-60. Indubbiamente un obiettivo un po' più pesante perché quello è 150 grammi, questo è 450 grammi, però questo mi sostituisce non solo il 28-60 ma anche il 24-2.8 e il 45-1.8 in fondo, perché questo è un 24-50 costante 2.8. Bene, ci vedremo al prossimo video dove probabilmente ci sarà, non dico una recensione, ma almeno una prova di fotografie fatte con questo 24-50.